Intorno alla metà del IV millennio a.C., lo sviluppo e il legame di diverse tecniche, pratiche e fenomeni, come la coltivazione, l'artigianato, il commercio a lunga distanza, ma anche l'esponenziale crescita demografica ed economica che aveva portato questa sempre più raffinata capacità di manipolare l'ambiente, culmina nel secondo grande fenomeno chiave che, insieme all'agricoltura, ha cambiato definitivamente la storia umana, e cioè l'urbanizzazione, la nascita delle città. Fu un fenomeno che nacque nella bassa Mesopotamia, nello specifico nel centro di Uruk, arrivando a piena maturazione tra il 3500 e il 3200 a.C. A quanto ne sappiamo oggi, Uruk fu la prima città della storia. Ciao, io sono Valerio Mero, questa è la linea del tempo e in questo video vediamo come si sono formate le prime città e perché possiamo considerare questo periodo come l'origine della storia. Come fu nel caso della rivoluzione neolitica, di cui abbiamo parlato in un recente video, anche in occasione della rivoluzione urbana abbiamo lo zampino di Gordon Childe che utilizza per la seconda volta questo termine, rivoluzione, allo scopo di descrivere un cambiamento epocale, eccezionale, mai visto prima. Ma anche in questo caso si tratta di un termine parzialmente improprio, perché una rivoluzione è un cambiamento rapido, mentre il processo di inurbamento richiese i suoi tempi e non si sviluppò in Mesopotamia per poi diffondersi nel resto del mondo, ma, anche se con delle inevitabili influenze mesopotamiche, si sviluppò in maniera indipendente in varie zone, come nel Levante, in Anatolia, nell'Alto Egitto e anche in altre parti del mondo più lontane, senza ovviamente l'influenza mesopotamica. L'unica differenza in questo caso è che la Mesopotamia arrivò per prima. Oggi si preferisce utilizzare il termine transizione che dà più l'idea di un passaggio graduale, però bisogna anche dire che il termine rivoluzione è stato scelto anche per un altro motivo, un motivo più collegato alle evidenze archeologiche. Infatti, dagli scavi si è notato che questo mutamento, questo processo di inurbamento, subisce un'accelerazione improvvisa. Sembra ci sia stato come un salto anche abbastanza netto, e il dubbio è che sia troppo netto. La città di Uruk ci appare con le sue caratteristiche già pienamente sviluppate, come per esempio una fitta rete di canali artificiali che permetteva sia alle persone sia alle merci di spostarsi in maniera più efficiente e veloce. Ma dagli scavi della città di Uruk emerge anche una monumentalità assolutamente eccezionale. In quel periodo in nessuna parte del mondo si poteva osservare niente di simile, e quindi questo mix di elementi ha spinto Gordon Childe a utilizzare il termine rivoluzione che, sì, è molto enfatico, però non sembra del tutto fuori luogo. Bisogna anche dire che è stata scavata solo una parte della città, quindi questo salto netto potrebbe non essere dovuto a una super accelerazione del processo di urbanizzazione, ma al fatto che, per via dell'instabilità politica del territorio, abbiamo scavato ancora troppo poco. Bene, ma come si passa dal piccolo villaggio alla grande città come Uruk? Se provassimo a ricostruire un percorso logico più che cronologico, sicuramente alla base abbiamo l'aumento della produzione agricola che ci permette di disporre delle eccedenze alimentari. Le eccedenze alimentari, attraverso la creazione di un centro per la redistribuzione delle risorse, ci permettono di mantenere a tempo pieno gli specialisti, ingegneri, scribi, amministratori, cioè tutta quella parte della popolazione che non produce cibo ma che è sfamata dai produttori di cibo. Questo meccanismo porta a due grandi differenze. Una forse più di impatto estetico e visivo, cioè l'aumento demografico e la concentrazione della popolazione in centri abitati sempre più fitti, cioè l'aspetto urbanistico edilizio della città, e una conseguenza molto più sostanziale ma meno appariscente, su cui si poggia tutto il meccanismo della città, cioè l'aspetto organizzativo. Dal villaggio alla città si fa proprio un salto organizzativo che fa tutta la differenza del mondo. Cosa cambia? Dove sta la differenza tra l'organizzazione del villaggio e quella della città? Le differenze più importanti sono due. Sia nel villaggio sia nella città abbiamo da una parte la produzione primaria, cioè tutte quelle attività che portano alla produzione diretta di cibo, e dall'altra le tecniche specialistiche che, tra le varie cose, aiutano nel migliorare la produzione di cibo. Ovviamente
Sono attività separate, non vengono svolte nello stesso momento, ma nel villaggio sono molto più vicine e non solo da un punto di vista logistico. Magari è la singola famiglia che pensa e produce gli strumenti che utilizza nel suo lavoro e magari tutto il lavoro si svolge in luoghi molto vicini tra loro. A fianco al campo coltivato può esserci il magazzino dove si conservano le risorse e a fianco al magazzino l'officina dove si creano gli attrezzi. Ecco, nella città viene strutturata la separazione di queste due attività. Non solo vengono svolte da due figure diverse con competenze e abilità differenti, ma vengono anche separati i luoghi dove si svolgono le due attività, concentrando gli specialisti in centri sempre più grandi che potremmo definire proto-urbani e lasciando i contadini e gli allevatori sparsi per i vari villaggi di campagna. Si viene così a creare un rapporto gerarchizzato tra la città e i villaggi, con i villaggi che devono pagare i tributi alla città. In precedenza, le comunità di villaggio erano tendenzialmente omogenee, sia al loro interno, sia se paragonate con altre comunità, perché tendenzialmente autosufficienti. La specializzazione del lavoro non era ancora così estrema. Sì, ci potevano essere differenze di grado, un minimo di gerarchia c'è sempre. Quando si mettono insieme più individui, ci potevano essere famiglie più ricche o più numerose di altre e villaggi più grandi e floridi. E ci potevano anche essere persone o intere comunità che si specializzavano in particolari settori, ma si trattava di un fenomeno non così frequente. Mentre già con l'avvento di quella che possiamo chiamare protocittà, i contadini e gli allevatori si vedono costretti a pagare i tributi all'amministrazione centrale. Le eccedenze alimentari andavano dai produttori di cibo dei villaggi agli specialisti, così da permettergli di sopravvivere, nonostante non producessero cibo, mentre in senso inverso, cioè dagli specialisti ai produttori di cibo, andava tutta una serie di prodotti trasformati e servizi. Facciamo qualche esempio. Gli artigiani potevano produrre gli attrezzi che poi i contadini utilizzavano per lavorare i campi e gli ingegneri potevano progettare i canali per l'irrigazione dei campi. Si tratta di un meccanismo bidirezionale che da una parte avvantaggia tutti gli attori in gioco, sia i villaggi sia la città, ma dall'altra sbilancia il rapporto a favore degli specialisti. Perché succede questo? La spiegazione più evidente è che gli specialisti sono a conoscenza di tecniche più rare e avanzate, sono in grado di fare un lavoro che pochi sanno fare e che non è così facile da imparare come per esempio nel caso degli scribi. Questo permette loro di disporre di una leva contrattuale e un prestigio sociale che i produttori di cibo non possono vantare, dato che svolgono un lavoro basico, cioè che non richiede una particolare abilità tecnica, e abbastanza diffuso, in quanto rappresentano almeno l'80% della popolazione. Va poi considerato che la posizione degli specialisti è molto più favorevole, perché rispetto ai contadini e agli allevatori si trovano più in fondo nella catena produttiva e quindi possono far valere la loro posizione per strappare percentuali più alte e anche per influenzare scelte strategiche. Bisogna anche dire che, seppur avvantaggiava entrambi, questo rapporto tra villaggio e città avvantaggiava molto più gli specialisti anche dal punto di vista del puro valore complessivo dei prodotti e servizi scambiati e, secondo gli studiosi, soprattutto in una fase iniziale, l'ideologia religiosa giocò un ruolo molto importante nel convincere i produttori di cibo a cedere parte del prodotto del loro lavoro. Nella città, tra le varie mansioni specialistiche, abbiamo al vertice della piramide sociale quelle che hanno lo scopo di mantenere la coesione sociale, l'organizzazione dei flussi di lavoro e la retribuzione. Parliamo delle mansioni amministrative, scrivi amministratori, sorveglianti, e cerimoniali, sacerdoti. Si tratta di mansioni che, salvo qualche eccezione nel contesto del villaggio, erano nelle mani dei capifamiglia, mentre nella città si trasformano in compiti super specializzati, oltre che di grande responsabilità, perché, era da queste figure apicali che dipendeva il mantenimento di tutto il meccanismo. Dovevano fare in modo che tutti quanti seguissero il sistema e che non si tirassero indietro. Questo perché nel contesto della città i nuclei familiari si ritrovano ad essere legati gli uni agli altri per via della grande specializzazione del lavoro. Nelle comunità di villaggio un singolo nucleo familiare poteva anche non essere d'accordo con le decisioni prese dalle altre famiglie e agire
in maniera diversa senza subire particolari conseguenze, perché di solito ogni nucleo familiare era autosufficiente, ma nel contesto della città il lavoro di ogni nucleo familiare era necessario anche per gli altri, perché la specializzazione del lavoro porta all'interconnessione delle varie mansioni. Il lavoro di uno dipendeva dal lavoro di un altro e così via. Non era possibile che un nucleo familiare si tirasse indietro, perché avrebbe compromesso l'intero sistema. Le scelte strategiche dovevano essere accettate da tutti, in un modo o nell'altro. Ma come si creano nel concreto le differenze di censo? Mentre nel villaggio ogni membro finiva per ricoprire una posizione che era già stata decisa al momento della nascita e dipendeva dalla sua parentela, nella città si instaura un rapporto gerarchico tra il superiore e il sottoposto. Un rapporto gerarchico come può essere quello tra il maestro di bottega e l'apprendista o il sorvegliante e l'operaio. E quindi ai tradizionali rapporti di lavoro familiare si sostituiscono i rapporti di dipendenza lavorativa dell'attività economica. Nella città la retribuzione dipende dalla capacità di saper fare un determinato lavoro. Si è retribuiti personalmente. La responsabilità è personale, non più collettiva. Si passa dal possesso familiare a quello personale. Mentre prima non c'era differenza tra le varie categorie di lavoro, adesso alcune categorie acquistano maggiore prestigio di altre, venendo così anche meglio remunerate. Mentre prima le differenze di censo erano occasionali, adesso sono la norma, sono insite nella strutturazione della società. Questo meccanismo di estrema specializzazione del lavoro, la concentrazione degli specialisti nella città e la nascita di un centro amministrativo, quindi il fatto che poche persone prendano delle decisioni che avranno un impatto su tante persone, porta alla nascita di quelle che Adolf Leo Oppenheim chiamò le grandi organizzazioni, il tempio e il palazzo, cioè la sede del potere religioso e di quello politico. Il tempio era la casa del dio, cioè il capo simbolico, mentre il palazzo era la residenza del re, cioè il capo umano, e della sua cerchia più stretta, la famiglia reale e la corte. Si tratta di due organizzazioni diverse, ma con importanti affinità. Infatti, erano entrambe la sede delle attività amministrative e decisionali. Erano, se così possiamo dire, il cervello della città. E qui ritroviamo un'altra grande differenza con il villaggio. Infatti, tutti gli edifici formati dal palazzo, dal tempio, dalle abitazioni del personale dipendente, il clero, gli amministratori, i mercanti, gli artigiani, le guardie e dagli edifici integrativi dove da una parte lavoravano gli specialisti e dall'altra si accumulavano le eccedenze alimentari, andavano a comporre il settore pubblico, cioè una novità della città, un elemento totalmente assente nei villaggi. Con la nascita delle prime città, sì, c'è un afflusso di risorse alimentari dal villaggio al centro e un ritorno di prodotti lavorati e servizi dal centro al villaggio, ma non solo. Si viene a creare anche uno speciale rapporto tra gli specialisti e i produttori di cibo. Infatti, mentre gli specialisti non hanno mezzi di produzione propri, lavorano su commissione del palazzo e sono mantenuti dal palazzo tramite una serie di razioni o di assegnazioni di terre, i produttori di cibo possiedono i propri mezzi di produzione, le terre e il bestiame, e non lavorano per il palazzo come gli specialisti, perché il loro scopo primario è quello di riuscire a produrre il cibo necessario per sostenersi, quindi lavorano per se stessi. I produttori di cibo si trovano all'inizio del meccanismo redistributivo della città, mentre gli specialisti alla fine. Gli specialisti sono giuridicamente ed economicamente servi del re o del dio, mentre i produttori di cibo sono liberi perché possiedono i mezzi di produzione, ma sono comunque tributari dello Stato a cui devono cedere le proprie eccedenze alimentari per ricevere in cambio soprattutto strumenti e servizi per migliorare la produzione agricola. Infatti, l'elemento di maggiore impatto sulle campagne è rappresentato proprio dallo scavo dei canali, un'infrastruttura agricola che i produttori di cibo non sono in grado di realizzare da soli, ma hanno bisogno del coordinamento del lavoro e delle risorse che solo la città è in grado di mettere a disposizione. Siamo in un periodo, quello della protocittà, che viene definito protostorico per via del fatto che di lì a breve verrà inventata la scrittura. Nei video precedenti non ne ho ancora parlato, ma il passaggio dalla preistoria alla storia non è avvenuto da un momento all'altro. Ha richiesto del tempo, ha richiesto
un processo evolutivo che piano piano ha portato a far sedimentare tutti quegli elementi che hanno poi permesso l'introduzione della scrittura. Ecco, l'ultima fase della preistoria, una sorta di periodo di transizione tra la preistoria e la storia, viene chiamata protostoria e soprattutto insieme anche alla storia non è un periodo che inizia in una certa data ovunque, ma dipende dal momento in cui in una determinata zona viene introdotta la scrittura. E questo concetto vale anche per il cosiddetto sistema delle tre età: età della pietra, del bronzo e del ferro. L'età del bronzo inizia quando si inizia a lavorare il bronzo e in alcuni luoghi del mondo può essere avvenuto prima e in altri dopo. Ecco, l'origine della città porta all'origine dello Stato che a sua volta porta alla stratificazione socio-economica con tutta una serie di professioni, gli scambi economici tra i vari membri, una gerarchia interna sempre più sofisticata, la necessità di riscuotere delle tasse per finanziare il meccanismo cittadino. Potremmo quindi vedere l'origine della città come l'origine della storia, non tanto perché ci troviamo in quel periodo di transizione tra la preistoria e la storia, ma perché per la prima volta assistiamo all'interazione complessa di gruppi umani all'interno delle varie comunità. Quindi stratificazione sociale e formazione di un cervello politico e religioso, cioè di qualcuno che dirige la baracca sia da un punto di vista politico sia religioso. Oltre ovviamente all'interazione tra una comunità e l'altra, con annessi anche tutta una serie di strategie e rivalità per l'accesso alle risorse e il controllo del territorio, che poi in futuro sfocerà nel ricorso alla guerra. Per molto tempo si è discusso su quali fattori tra quelli che abbiamo citato fossero principali e quali secondari nella formazione della città. Ormai è chiaro che si tratta di un meccanismo sistemico, cioè un meccanismo dove non ci sono fattori primari e secondari, ma dove vari fattori interagiscono tra loro e proprio da questa interazione riescono a ottenere un'ulteriore forza, riescono a spingersi a vicenda facendo crescere tutto il sistema. All'inizio le prime spiegazioni tendevano a considerare come fondamentale, come il fattore da cui era nato tutto, o il fattore tecnologico, o quello demografico, o quello organizzativo, ma non ci si rendeva conto che, per esempio, la nuova organizzazione e distribuzione delle risorse non sarebbe stata sostenibile senza la specializzazione lavorativa e la concentrazione della popolazione nei centri urbani, perché in un sistema interconnesso il lavoro degli specialisti nella città contribuisce alla produzione agricola nei villaggi. Non ci sono dubbi che la crescita demografica sia alla base del processo di urbanizzazione, come anche l'aumento della produttività agricola, ma senza le innovazioni tecnologiche che permettono un maggiore sfruttamento del suolo, non sarebbe stato realizzabile, almeno con quei numeri. E soprattutto, senza le innovazioni tecnologiche, sarebbe stato un fenomeno molto più lento. Perché si verifichi in un periodo relativamente ristretto, c'è bisogno della tecnologia. Molto probabilmente le innovazioni tecnologiche sono state stimolate dalla necessità di produrre di più, perché man mano che aumentava la produzione, aumentavano anche le bocche da sfamare. Ma a loro volta sono state le innovazioni tecnologiche a consentire l'aumento della produzione. Questo è il 23esimo video dedicato al racconto della storia del mondo dalla preistoria al Novecento. Nel prossimo parleremo ancora delle città in Mesopotamia e qui in alto trovate la playlist che racchiude tutti i video dal primo all'ultimo. Per oggi è tutto, io vi ringrazio per essere arrivati fin qui e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!